Amiche e amici di Solfatara News, buon mercoledì 24 dicembre a tutti voi. Siamo alla vigilia di Natale, un momento che per molti dovrebbe significare silenzio, famiglia, raccoglimento. Ma qui, nel cuore dei Campi Flegrei, la parola quiete resta sempre relativa. Questa terra non conosce pause, non conosce festività e continua a muoversi e a parlare, anche mentre tutto il resto sembra rallentare. Quando oggi i nostri droni si sono alzati in volo, non stavano semplicemente riprendendo un paesaggio suggestivo. Stavano attraversando una delle aree vulcaniche più complesse, sorvegliate e delicate d'Europa. Una caldera attiva che continua a deformarsi, a riscaldarsi e a degassare, inviando segnali costanti, chiari, continui. Il suolo che calpestiamo non è immobile, respira, si solleva, si tende sotto una pressione che non è visibile a occhio nudo, ma che lascia tracce precise nei dati strumentali, nelle immagini dall'alto e nelle misurazioni dirette sul campo. Ed è proprio questo che oggi vi mostriamo ancora una volta, perché l'informazione continua, costante e trasparente resta l'unico vero strumento per comprendere ciò che sta accadendo sotto i nostri piedi. Prima di entrare nel dettaglio del monitoraggio di oggi, ricordiamo che potete sostenere il nostro lavoro quotidiano attraverso Buy Me a Coffee. Non è un obbligo, ma un gesto libero che ci permette di continuare a volare, sostituire batterie, mantenere operative le attrezzature e garantire una presenza costante sul territorio. Il link lo trovate in descrizione e nel commento fissato. Iscrivetevi ai nostri canali YouTube e TikTok e unitevi al Solfatare News Group su Facebook, dove il confronto e la condivisione delle informazioni avvengono ogni giorno. Oggi le condizioni meteorologiche non ci hanno certamente aiutato. Vento e pioggia hanno reso il volo dei droni particolarmente complesso, ma nonostante questo siamo riusciti a effettuare il monitoraggio. La prima area raggiunta è stata, come di consueto, la fumarola di Pisciarelli. Qui la situazione non appare affatto tranquilla. La fumarola si presenta in notevolissima pressione, con forti e continui getti di fango e vapore vulcanico che testimoniano un sistema idrotermale ancora fortemente energizzato. Durante la notte si sono inoltre verificate diverse scosse sismiche, eventi poco profondi concentrati proprio nell'area Agnano-Pisciarelli, con magnitudo fino a 2,0 e ipocentri intorno ai 2 km di profondità. Scosse brevi, ma indicative di un sottosuolo in costante tensione. Abbiamo registrato, come ogni giorno, la temperatura della fumarola di Pisciarelli, che oggi ha raggiunto i 101,6 gradi centigradi. Un valore elevato che si inserisce in una serie di misurazioni stabilmente alte. A video vi mostriamo il nostro grafico aggiornato con l'andamento delle temperature dei giorni scorsi, perché è l'evoluzione nel tempo, più ancora del singolo dato, a raccontare con chiarezza lo stato del sistema. Successivamente ci siamo spostati all'interno del cratere della Solfatara. Anche qui il quadro resta coerente con quanto osservato nelle ultime settimane. La fumarola di Bocca Grande è in pienissima attività, con forti getti di vapore vulcanico ad alta pressione, che formano colonne dense, imponenti, ben visibili anche a distanza. La temperatura misurata oggi nella fumarola è di 181,8 gradi centigradi, un valore molto alto che conferma un sistema in progressivo riscaldamento. A video vi mostriamo il nostro grafico aggiornato con l'andamento delle temperature dei giorni scorsi. Se allarghiamo ora lo sguardo al quadro generale, è importante richiamare quanto emerge dall'ultimo bollettino settimanale dell'INGV relativo allo stato di attività dei Campi Flegrei. Il bollettino conferma una sismicità ancora attiva, con decine di eventi localizzati nell'arco di pochi giorni, inclusi sciami concentrati proprio nelle aree di Pozzuoli e Agnano-Pisciarelli. Le deformazioni del suolo proseguono senza interruzioni. La velocità media di sollevamento nella zona di massima deformazione è attualmente di circa 25 mm al mese, con un sollevamento complessivo che dall'inizio dell'anno ha ormai raggiunto valori molto significativi. Anche dal punto di vista geochimico, il sistema idrotermale risulta caldo e pressurizzato, con flussi di gas elevati e temperature fumaroliche che mostrano un trend di aumento di lungo periodo, in particolare proprio nell'area della Solfatara. Non emergono segnali di raffreddamento o di stabilizzazione.
Questo non significa un evento imminente, ma significa una cosa molto chiara. I Campi Flegrei si trovano in una fase attiva, persistente e dinamica, che richiede attenzione costante, monitoraggio continuo e una corretta informazione della popolazione. Ed è per questo che, anche alla vigilia di Natale, continuiamo a essere qui. Continuiamo a volare, a misurare, a documentare, perché la consapevolezza resta la prima e più importante forma di tutela per chi vive su questo territorio straordinario e fragile allo stesso tempo. Prima di salutarvi, vogliamo rivolgere un augurio sincero a tutti voi, che questo Natale porti calore umano, lucidità e attenzione, che siano giorni di vicinanza, ma anche di responsabilità e consapevolezza. Continuate a seguirci, a informarvi e a condividere i nostri contenuti, perché conoscere ciò che accade sotto i nostri piedi è il primo passo per convivere con questa terra. Da Solfatare è tutto. Un caro saluto a tutti voi, buon Natale e come sempre massima attenzione sui Campi Flegrei.